Buongiorno a tutti, siamo sul canale Mauro Biglino Official Channel, sono Elisabetta Soro, ormai ci conosciamo, sono qui con Mauro Biglino naturalmente e il nostro ospite del giorno che è Enrico Baccarini. Il nostro amico è un giornalista, scrittore, editore con una laurea in psicologia, ha conseguito un bachelor in antropologia e in studi asiatici. Ha partecipato a trasmissioni nei principali canali radiotelevisivi italiani, Mediaset e Rai, e anche internazionali come History Channel e NHK giapponese, quindi svolgendo consulenze in programmi e documentari. Ha pubblicato 17 libri in Italia e all'estero, di cui uno in particolare con Mauro, di cui parleremo oggi. Potete ascoltare i suoi documentari, vedere le sue ricerche sul canale YouTube Enrico Baccarini, quindi iscrivetevi e ascoltatelo. Adesso passo la parola a Mauro che ci saluta. Intanto ciao Enrico. Ciao Mauro, scusa la voce, ma come stai? Sono un po'... No? Va bene, si sente, si capisce quello che dici. Allora, Benissimo. senti, io ho molto piacere di parlare con te perché dopo quelle cosiddette aperture del Pentagono, gli argomenti di cui io e te ci siamo occupati nel nostro libro sono argomenti che inevitabilmente tornano di attualità sia singolarmente, cioè per quanto riguarda la Bibbia e per quanto riguarda gli studi relativi ai testi dell'Antico Oriente, ma a me interessa soprattutto questa volta, visto che già nel canale parlo di Bibbia, parlare soprattutto, direi quasi esclusivamente, dei testi dell'Antico Oriente, quindi, come dire, mi pongo un po' anch'io nell'insieme degli ascoltatori, perché ho il piacere di sentirti parlare, proprio perché come dire, adesso sono temi dei quali finalmente si può parlare con tranquillità, perché il Pentagono stesso ha detto ci sono delle cose che non sappiamo spiegare. Benissimo, queste cose che non sanno spiegare, cioè non sanno di chi sono, non sanno come funzionano, non sanno da dove vengono, sia io che tu le troviamo anche nei testi antichi, e allora adesso ne possiamo parlare tranquillamente. Tra l'altro abbiamo fatto nel canale, abbiamo chiesto agli amici della community di fare delle domande in modo che così soddisfare per quanto possibile le loro curiosità. Sono arrivate numerosissime e quindi abbiamo modo, e quindi hai modo appunto di dare queste risposte alle curiosità che sono nate da parte di chi ha letto il nostro libro La caduta degli dei e poi non solo, insomma. E quindi adesso direi lasciamo la parola al pubblico. Infatti, Assolutamente. certo, da quando abbiamo effettivamente inserito nella community questa novità, il fatto di avere come ospite Enrico Baccarini, si è scatenato veramente l'inferno, quindi hai tantissimi followers, tantissimi lettori, quindi grande entusiasmo. Sono arrivate tantissime domande relative al libro che avete scritto insieme, La caduta degli dei, pubblicato da un editore. Quindi la prima domanda naturalmente è: che cosa vi ha portato a lavorare insieme in questo testo? Da ora io scompaio e sarò la voce infatti dei nostri amici del canale. Buon lavoro e buon ascolto. Allora comincio io molto brevemente. Il motivo per il quale, almeno dal mio punto di vista, abbiamo lavorato assieme è che mentre io avevo dei contatti con degli ingegneri aerospaziali qui, diciamo, in Italia, in Occidente, tu invece avevi per fortuna tutti i tuoi contatti, tutti i tuoi studi, ricerche, documentari pregressi che hai fatto anche andando in loco, secondo me valeva la pena di mettere assieme le due cose per far vedere come in sostanza i popoli antichi ci abbiano raccontato le stesse cose. Assolutamente d'accordo. Mi ricordo che in diverse occasioni, da quando ti avevi iniziato nel 2010, poi ci siamo rivisti a tante conferenze insieme, chiacchierando, poi soprattutto nel dietro le quinte avevamo trovato tantissimi elementi che collegavano un po' i tuoi studi con quello che era il mondo indiano. Poi quando appunto parlammo dei vari ingegneri orientali e occidentali, nacque da te l'idea appunto di fare un libro a quattro mani proprio per cercare di mettere insieme quelli che sono delle punte di un iceberg, perché ovviamente la ricerca è ancora all'inizio,
ma quelli che erano i tanti elementi emersi sia con gli studiosi con cui te eri in contatto, sia con quelli indiani che in certi casi hanno addirittura riprovato a ricostruire quelli che erano tradizioni, chiamiamole così, ma comunque elementi inseriti nei testi sacri indiani. Benissimo, allora direi che adesso possiamo iniziare con le domande che sono arrivate dagli amici della community e così entriamo nel vivo degli argomenti. Assolutamente. Le domande sono tante, alcuni argomenti diciamo che confluivano in un grande argomento generale, quindi abbiamo un pochino riunito naturalmente gli argomenti. Abbiamo Manuela che ci chiede questo: i miti delle origini indiane assomigliano a quelli biblici o mesopotamici? Beh, bisogna dire che i miti delle origini in Oriente, ma soprattutto nel nostro caso in India, differiscono tantissimo. Ci sono vari miti delle origini, non ce n'è uno solo come siamo abituati a conoscere più vicino a noi. Quelli principali o quello principale ci raccontano appunto un atto creativo alle origini del tempo, come dicono loro, e guarda caso, leggendo i loro testi sacri, la descrizione che viene fatta è dell'Irania Garba, viene chiamato, cioè un puntino di luce luminoso che a un certo momento inizia ad espandersi, esplode e da lì origina quello che è il nostro universo, l'universo in cui noi viviamo, perché, facendo una piccola parentesi, in altri testi, come ad esempio la Brahma Samhita, vengono descritti universi paralleli, però ritorniamo al nostro punto. Con la nascita dell'universo in cui viviamo, la Terra ha cominciato dopo un certo periodo di tempo ad ospitare la vita e secondo la tradizione indiana l'essere umano ha cominciato a esistere perché è pensato, dicono loro, dalla divinità suprema o dalla divinità principale. La cosa principale però è che non c'è un atto creativo, non c'è un Dio che prende la creta, l'argilla, plasma l'uomo e quindi soffia in lui, come in altri contesti, la vita e quindi l'uomo inizia a prosperare. Per il mondo indiano noi siamo sempre esistiti, l'uomo ha sempre camminato su questo pianeta e addirittura loro si affermano che noi non siamo l'unica civiltà che è esistita sul nostro pianeta, ma ce ne sono state ben 4 prima di noi, quindi noi saremmo la quinta. È un mondo, direi, totalmente diverso da quello che vediamo nelle leggende, nelle tradizioni, nei miti mesopotamici, ebraici e quant'altro. E questo ci deve un po' anche far ragionare perché ci mette davanti, insomma, degli elementi importanti che sono veramente è importante approfondire nello studio. Sì, questo è molto interessante, Enrico, perché questo conferma un altro aspetto. Intanto il discorso dei racconti, diciamo, dell'induismo, direi sono più interpretabili in termini di studio della fisica, se non vado errato. Ecco, mi sembra di poterli accomunare a questo, mentre il discorso biblico, come dico sempre, è un discorso che non è relativo alla creazione dei mondi o degli universi, ma è il racconto di ciò che ha fatto un individuo in relazione ad un popolo. Quindi insomma, di Yahweh nei confronti del popolo di Israele. E come dice la stessa esegesi ebraica, il racconto della Genesi non è il racconto della creazione di mondi o di universi, ma è la narrazione dell'origine del popolo di Israele, che dicono sarebbero i discendenti degli Adamiti. E così vale per i racconti sumero-accadici, no? Che in realtà anche quelli si occupano di che cosa? Dell'intervento di individui che avrebbero operato in un certo territorio, in una certa zona. Per questo io dico sempre, la Bibbia a me pare un po' un bignamino rispetto, no, ai grandi racconti epici dell'Estremo Oriente. Per questo avevo piacere di parlare con te, di farti raccontare queste cose, perché siamo veramente in dimensioni storiche diverse. Cioè un conto è parlare di teorie o di ipotesi che rimandano a spiegazioni di ordine fisico-cosmologico. Altro è parlare invece di racconti che riguardano la storia di un piccolo popolo. Questo bisogna capire, questo è fondamentale secondo me.
Se posso aggiungere un'altra cosa, il mondo indiano è praticamente ancora misconosciuto, per quanto siano ormai diversi secoli che viene studiato, perché abbiamo più di 1 migliaio di testi sacri molto antichi e consideriamo che di questi è stato tradotto neanche, secondo una stima recente, il 5%, quindi c'è una mole di conoscenze immensa ancora da riscoprire. E come dicevi benissimo te, tanti di questi testi sacri hanno insieme una parte religiosa e una parte scientifica, tecnica o tecnologica mischiata insieme al testo, ma ben evidente all'occhio di qualsiasi lettore, per cui sono veramente certe volte dei veri e propri manuali che, al di là della parte teologica o religiosa, ci spiegano con i dati e con i fatti come funzionavano, come venivano utilizzati certi strumenti, chiamiamoli così, nel mondo indiano del passato. Possiamo passare allora alla seconda domanda. Abbiamo Dennis che ci chiede ancora un focus sui possibili parallelismi tra Elohim e Deva e soprattutto chiede questo, per quanto riguarda anche la contrapposizione tra Asura, i cattivi, e Deva, i buoni, possiamo considerarli due posizioni rivali di una stessa categoria? Beh, direi di sì. Deva letteralmente vuol dire essere di luce, luminoso, perché secondo il significato indiano erano esseri molto importante da dire mortali, non erano immortali, vivevano tempi lunghissimi perché assumevano certe sostanze, ma potevano essere uccisi in battaglia, potevano morire e la loro luminosità, usando la traduzione letterale dal sanscrito, era perché erano illuminati dalla conoscenza e dalla spiritualità. Gli Asura sono dei Deva, gli Asura non sono altro che dei Deva che hanno delle finalità un po' più materiali, e se leggete le epiche indiane, così come tantissimi testi indiani, sacri o non sacri, vi accorgerete come siano tantissime le divinità che magari si innamorano di donne e vogliono avere dei rapporti sessuali con loro o sono interessati a cose ben più materiali. Quindi gli Asura bisogna sempre dividere in bianco, nero, bene e male. Gli Asura sì, sono una controparte negativa, ma diciamo sono della stessa sostanza dei Deva, semplicemente questo. Sì, questo richiama anche per esempio il discorso biblico, se vuoi più genericamente il discorso medio orientale, dei grandi scontri tra i grandi gruppi di quelli che nella fattispecie si chiamano Elohim o si chiamano Anunna, Anunnaki, dove ovviamente chi effettua il racconto si inserisce nei cosiddetti buoni e gli altri sono i cattivi, cioè sono i cosiddetti demoni, no? E quindi, ed è veramente la stessa storia, nel senso che in entrambi i casi la chiave di lettura, che come sappiamo sempre è fornita dai vincitori, pone appunto i vincitori tra i buoni e gli altri necessariamente tra gli avversari cattivi. E quindi questo ci dà l'idea appunto di come questi esseri, tra l'altro dicevi esseri di luce, tra i vari significati che vengono attribuiti al termine Elohim, di cui non si conosce il significato vero, è proprio anche gli splendenti. E quindi, come dire, le situazioni si richiamano in questi grandi contrasti che evidentemente dobbiamo pensare il pianeta Terra ha conosciuto, perché ce li raccontano un po' tutti. Assolutamente. Un altro punto in comune che mi viene in mente mentre parlavi è il fatto, per esempio, che in tanti libri, in tanti testi sacri indiani si dice che c'era un modo, e si ricollega ai tuoi studi, con cui si poteva riconoscere un Deva, cioè il fatto che il loro corpo non proiettava l'ombra sul terreno, per cui sembra che sotto questo aspetto ci siano veramente dei forti parallelismi con altre tradizioni. Sì, anche nei poemi omerici si dice che c'era il modo per riconoscere gli dei, cosiddetti dei, dal modo in cui camminavano, dal modo in cui incedevano, eccetera, e anche se si camuffavano. Ricordo, non so, un amico farmacista che mi disse che durante un suo viaggio in India la guida, parlando molto tranquillamente, gli disse: ma noi se così riceviamo la richiesta di ospitalità da parte di uno sconosciuto, noi gliela diamo perché potrebbe essere uno dei Deva. E un po' come Paolo nella sua lettera diceva:
non dimenticatevi di praticare l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro. Cioè, come dire, le forme che possono assumere, i modi che hanno anche di presentarsi, li possono rendere anche facilmente confondibili con noi, ma in realtà ci sarebbero insomma dei sistemi per riconoscerli. E tutto questo sarebbe strano se fossero semplicemente delle invenzioni. Diciamo, tutto questo almeno induce a pensare che un fondo di verità ci sia. Proseguiamo, abbiamo ancora un gruppo, abbiamo Dennis ancora, Massimo, Miki, interessati allo zoroastrismo, e ci dicono: lo zoroastrismo pare leggere in maniera differente queste contrapposizioni. Potresti farci un cenno a riguardo? Grazie. Beh, lo zoroastrismo, per quanto misconosciuto, è un'altra religione tra le più antiche del nostro pianeta ed è veramente affascinante. Pensate che di Zoroastro abbiamo un'idea di dove sia sepolto, cioè a nord dell'Afghanistan, ma sappiamo pochissimo. E la cosa incredibile è che noi nello zoroastrismo, in cui si adora il fuoco sacro e ci sono dei luoghi in cui questo fuoco sacro viene alimentato da veramente migliaia di anni, ha delle fortissime comunanze con l'induismo. Vi dico chiaramente i fatti. Nel mondo indiano abbiamo Deva, che sono gli esseri buoni, e gli Asura, che sono quelli più negativi. Nello zoroastrismo abbiamo in maniera del tutto speculare la parte opposta, cioè gli Ashura sono gli esseri buoni, mentre i Deva sono considerati le entità, gli esseri negativi. Ora, l'archeologia ufficiale ha da sempre spiegato questo fatto, ipotizzando che un nucleo originario di individui si sia diviso in due rami, quindi un ramo siano i cosiddetti ariani, anche se il termine è molto ambiguo, che sia andato nel nord dell'India, un altro ramo che si è spostato praticamente in Afghanistan e in Iran, dove ancora oggi troviamo appunto lo zoroastrismo, identificando, mettendo in maniera speculare queste divinità. Da un'altra ipotesi invece potremmo immaginare che chi si trovava in India e chi si trovava in Afghanistan e in Iran fossero due realtà contrapposte, quindi nelle antichità più remote coloro che servivano una certa realtà erano nemici della realtà che si trovava in un luogo anche abbastanza vicino. Sì, invece per quanto riguarda la Bibbia abbiamo avuto questa evoluzione in senso monoteistico, per cui preso questo individuo di nome Yahweh, che prima era uno tra i tanti, poi è stato fatto diventare il più importante tra i tanti e poi è stato fatto diventare addirittura l'unico, quindi ha avuto una evoluzione sua molto peculiare che da questo punto di vista quindi è più difficile da mettere a raffronto con invece dei culti che vedevano nella pluralità di quegli individui la normalità. Qui si è addirittura arrivati a tentare di negare l'esistenza della pluralità degli individui, per cui esiste lui e gli altri sarebbero pure invenzioni, mentre invece nel racconto che ci fai tu, molto più concreto, perché per fortuna non è stato condizionato da una teologia monoteistica, l'accettazione della pluralità degli individui che si scontrano tra di loro è un fatto normale. Quindi la Bibbia in questo senso si pone un po' come elemento a parte, soprattutto poi con l'evoluzione teologica che ha avuta nelle tre religioni monoteistiche. Allora possiamo proseguire con la domanda di Tommaso e Federica, che ci chiedono: è possibile ipotizzare quindi che più fazioni o realtà esterne al pianeta Terra operassero nell'antichità dalle nostre parti? Puoi rispondere prima te, Mauro, oppure... Ma allora, dal punto di vista biblico, la risposta è molto difficile, perché come ho appena detto, il tutto si è concentrato su quell'individuo e si è fatto in modo addirittura di eliminare tutti gli altri, compresa l'eliminazione anche delle presenze femminili. Quindi la Bibbia ha veramente voluto togliere dal campo, sgomberare dal campo ogni possibilità di interpretazione in senso pluralistico, anche se la Bibbia chiaramente, leggendola, dall'idea di una monolatria, nel senso che se ne seguiva uno mentre erano presenti altri. Il fatto è che questi altri poi da un certo punto in avanti
sono stati presentati come pure idee, cioè puri idoli di pietra o di legno che non avevano nessun elemento vitale, quando invece, diciamo, non soltanto tra le righe, ma leggendo ciò che la Bibbia racconta di altri, si capisce benissimo che erano esseri in carne ed ossa, anche quelli. Però, ripeto, la Bibbia ha subito un condizionamento molto particolare che ne ha ridotto veramente lo spettro di osservazione. Vi do prima la mia opinione personale, che molto spesso chi si occupa di questi temi pensa appunto ad un'unica realtà che nel passato più o meno remoto si è mossa sul nostro pianeta. Personalmente penso invece che fossero più realtà, non so dire quante, 2, 3, 4, questo non lo so dire, però che non ce ne fosse solo una, e proprio il raffronto tra il mondo orientale e il mondo, chiamiamolo occidentale, sembra dimostrare questo. Quando andiamo a prendere i testi sacri indiani, in quel caso lì invece, a differenza di quello che dicevi te, Mauro, si parla di varie realtà, varie divinità, come vengono chiamate da loro, che arrivano sul nostro pianeta, proprio spostandosi nello spazio, nel cosmo, arrivano sul nostro pianeta e interagiscono tra di loro o con gli umani, ma non sempre queste interazioni sono benevole. E, ad esempio, la guerra del Mahabharata ce ne dà una chiara dimostrazione. Ci sono fazioni che poi erano parenti tra di loro, con avatar o divinità che si schierano dall'una e dall'altra parte, quindi senza esplicitarlo direttamente, ma nel mondo indiano, nei testi sacri indiani, invece è abbastanza evidente che ci fossero più componenti, più fattori, più individui che operavano almeno in quella zona. Se mi viene da dire che da questo punto di vista nell'estremo oriente sono più fortunati, cioè non hanno subito questo condizionamento feroce che ci ha portato a eliminare, no, questo stesso concetto al quale facevi riferimento tu, e che addirittura rende quasi tabù il fatto stesso di poterne parlare. Cioè no, mentre invece in Estremo Oriente se ne parla con assoluta tranquillità, direi, qui da noi chi prova ad accennare, adesso un po' meno, devo dire, perché le menti si stanno aprendo sempre di più, ma qui da noi chi provava ad accennare a certe cose immediatamente veniva tacciato, diciamo così, eufemisticamente, come un visionario, uno che viveva di fantasie. Invece questi altri popoli che citi tu, è per questo che mi piace sentirti parlare, insomma, parlano di questi aspetti, di queste realtà come di un fatto normale, accettabile, cioè i racconti sono quelli. Allora, possiamo passare ora a una domanda che accomuna un folto gruppo. Abbiamo Tina, Christian e tanti amici che vorrebbero sapere perché le divinità indiane sono rappresentate con fattezze animalesche oppure con molte braccia, come ad esempio la dea Kali. Beh, allora parto un po' da monte. Un errore comune che noi facciamo e abbiamo sull'induismo è che sia una religione politeista, cioè in cui si adorano tante divinità. Questo è un errore perché l'induismo è una religione enoteista, il che vuol dire che c'è un essere supremo, inarrivabile, inconoscibile, e sue infinite emanazioni. Quindi tutte le divinità del pantheon indiano che noi conosciamo e vediamo non sono altro che emanazioni di un essere supremo. E la cosa curiosa appunto è che alcune di queste divinità possiedono delle caratteristiche peculiari. Alcuni hanno la pelle blu, altri hanno la testa tipo Ganesha, hanno una testa elefantina, la dea Kali ha più braccia. Beh, questo può essere spiegato perché nel corso del tempo queste singole divinità, ognuna di loro ha una leggenda per spiegare le motivazioni. Ognuna di queste divinità ha assommato dentro di sé varie caratteristiche, per cui per esempio il mito su Ganesha, che ha la testa di elefante, è perché quando Shiva, suo padre, ritorna dopo un lungo viaggio e non riconosce il figlio che un po' di tempo prima era nato, un suo figlio, e questo figlio lo blocca, non lo fa entrare in casa, lui con un gesto di rabbia gli stacca la testa, gli taglia la testa, e quindi arriva sua moglie che gli dice: non puoi uccidere tuo figlio, l'unico modo per salvarlo è quello di trovare un altro animale più o meno della stessa età e quindi attaccargli la testa di questo animale. Shiva, il primo animale che trova è ovviamente un elefante, prende purtroppo la testa di questo elefantino, la mette
sul corpo di suo figlio, e da lì nasce Ganesha con tutto il suo mito. Ci sono appunto storie, leggende specifiche, caratteristiche per ogni divinità, però è importante anche vedere un po', tornando a quello che dicevo poco fa sull'enoteismo, come nel mondo indiano le singole divinità poi vanno a rappresentare quello che era una caratteristica specifica sia del mondo in cui viviamo, ossia della teologia indiana, e quindi ad assommare nella forma, nel colore della pelle, nelle tante braccia, una caratteristica che poi riguardava la teologia o riguardava il mondo in cui allora vivevano queste persone. Molto chiaro, grazie. Ci stai portando in effetti attraverso un tappeto volante in un mondo interessante, davvero sconosciuto per molti. Possiamo dire che quasi quasi gli Eternals impallidiscono davanti a tanta pluralità di soggetti. Possiamo proseguire con una domanda di Massimiliano ed Erika, che vi chiedono che cos'è l'effetto Ramanujan e quali implicazioni potrebbe aver avuto nell'evoluzione della specie umana. Ma direi questa è una risposta tua, Enrico. Va benissimo. Beh, allora, intanto il nome Ramanujan, e qui chi non l'avesse visto gli consiglio di vederlo perché è un film bellissimo, L'uomo che vide l'infinito. Ramanujan era un ragazzo indiano che ha imparato, ha studiato da solo la matematica ed è arrivato dall'India, poi fu invitato e visse per diverso tempo in Inghilterra da grandi matematici degli anni 20 e 30. Ha fatto impallidire tutto il mondo occidentale perché lui ha ripostulato o ha raggiunto gli stessi teoremi che noi avevamo raggiunto pochi decenni prima o diversi secoli fa da solo. La cosa curiosa è che Ramanujan, Srinivasa Ramanujan, diceva di ricevere queste formule, questi concetti in sogno da una divinità indiana minore che si chiama Namagiri, dalla dea Namagiri. Quindi questo è un po' il contesto. L'effetto Ramanujan che cos'è? È stato ipotizzato da due studiosi italiani, Masiero e Forastiere, i quali, andando un po' contro la teoria darwinistica classica, si sono posti una domanda che è pura epistemologia, quindi siamo nella filosofia della scienza allo stato puro, cioè si sono chiesti com'è possibile che l'uomo dell'antichità, l'Homo sapiens sapiens, che all'incirca compare 200.000 anni fa, millennio più, millennio meno, comunque prendiamo questo periodo come punto storico, com'è possibile che l'Homo sapiens di 200.000 anni fa avesse in nuce, avesse dentro di sé quello che poi sarebbe stato uno sviluppo unico, eccezionale, incredibile delle sue concettualizzazioni. L'uomo dell'antichità doveva cacciare, sopravvivere, accendere un fuoco, quindi le sue necessità erano molto basilari, per quanto non sempre facili da raggiungere. L'uomo dell'età moderna è l'uomo che ha ipotizzato la relatività, la fisica quantistica, gli universi paralleli, che è riuscito ad andare oltre i limiti e i confini della fisica classica, e la quantistica e la relatività ce lo dimostrano, così come anche i limiti tecnologici che anche solo un secolo fa erano ipotizzabili. L'effetto Ramanujan, appunto, i due studiosi italiani ovviamente non si pronunciano su chi o cosa può avere dato questo booster, che è un termine usato molto spesso oggi, all'uomo dell'antichità. Studiando e leggendo questa teoria, però, io mi sono chiesto, ma non è possibile che questo booster, questa spinta evolutiva sia venuta da qualcun altro o da qualcos'altro? E con appunto gli studi di Mauro, gli spunti, gli studi di altri amici studiosi come Pietro Buffa, possiamo comprendere appunto l'effetto Ramanujan, questa teoria molto interessante sotto un'ottica diversa, cioè che in un periodo X della nostra evoluzione qualcuno ci ha dato o ha fatto qualcosa per permetterci nel corso dei millenni successivi di arrivare ad essere quello che siamo oggi e che saremo un domani, quindi esseri senzienti che hanno sviluppato oltre ogni immaginazione possibile non solo l'intelletto, le proprie capacità, ma anche quello che è la teorizzazione di cose plausibili e possibili. Sì, in effetti, sai, siccome la natura tende a non sprecare energie e sappiamo che il cervello umano, così come lo conosciamo, così come ce l'abbiamo noi,
consuma molte delle energie che noi introduciamo nel corpo. Il fatto è appunto che questo cervello ha queste potenzialità da centinaia di migliaia di anni, l'ordine di grandezza, cioè ce l'aveva già quando, fra virgolette, non servivano a nulla. Perché, sì, ripeto, non serviva a nulla, cioè la capacità di concettualizzare, insomma, tutto quello che hai detto tu. Nel senso che lì, cioè, come dire, ce l'avevano già quando si usava poco più che i coltelli di selce o si raccoglievano, come dire, si raccoglieva quel che la natura dava, o al limite tutto al più si scavava un buco per farci cadere dentro una lepre, insomma, e mangiarsela. Quindi questo è uno di quegli aspetti che la scienza deve spiegare, cioè come mai la natura avrebbe preordinato un organo che consuma un sacco di energie, un organo che poi sarebbe diventato utile centinaia di migliaia di anni dopo, ma forse ancora adesso non è utilizzato al massimo delle sue potenzialità. Quindi in realtà chissà, magari le esprimerà tra migliaia di anni, però intanto sono centinaia di migliaia di anni che consuma energie, e questo peraltro mi fa venire in mente quello che diceva Wallace, che quindi si ricollega direttamente a questo discorso dell'effetto Ramanujan, il collaboratore di Darwin, il quale appunto dopo aver lavorato con lui per elaborare la dottrina dell'evoluzione, l'ipotesi dell'evoluzione, dice sì, però guarda che con il Sapiens non funziona. Cioè, il Sapiens non è in grado di spiegarla la nostra teoria dell'evoluzione. Quindi questo, e mi fa piacere che siano due studiosi italiani che abbiano esaminato questo aspetto. Poi capisco che loro ovviamente non possano, non debbano, non vogliano arrivare a certe conclusioni. Noi siamo un pochettino più liberi, possiamo lavorare un pochettino più di fantasia, e quindi diciamo, se questa cosa non ha spiegazione, però abbiamo nei testi antichi, e questo vale sia per la Bibbia che per i testi indiani, il fatto che qualcuno interveniva anche geneticamente, beh, mettiamo assieme le due cose e il tutto diventa spiegabile. Cioè il fatto che qualcuno abbia potuto fare degli interventi in previsione di creare, di fabbricare una creatura che potesse lavorare magari per loro, che potesse capire ordini o poi eseguirli. Però è chiaro che questo fa parte di considerazioni che facciamo noi e che non attribuiamo ad altri. no, per l'amor del cielo. No. Però noi ci limitiamo a prendere atto del fatto che man mano che vanno avanti gli studi, diciamo quelli accademici, quelli ufficiali, vengono fuori degli elementi che apparentemente sono lontani, ma in realtà a chi ha una visione, fra virgolette, libera da preconcetti e quindi libera anche da condizionamenti, beh, in realtà appaiono tasselli di uno stesso mosaico, insomma. No, infatti per quello ne ho parlato recentemente, proprio per questo, perché ovviamente Masiere e Forastiere non parlano di altre realtà. Nel nostro contesto mi sembrava si sposasse perfettamente, e anche il famoso anello mancante può essere giustificato con questo, insomma. Possiamo proseguire, grazie. E abbiamo la domanda di Marco, Vittoria ed altri che ci chiedono le descrizioni dei Vimana, vorrebbero parlare dei Vimana, ci chiedono, potevano apparentemente spostarsi nell'aria, nell'acqua, nello spazio, e quindi il primo confronto che viene alla mente è proprio quello descritto attualmente di questi transmedia vehicles. E quindi cosa possiamo affermare? Chiedono ad Enrico soprattutto, i Vimana con le loro tecnologie possiedono elementi di validità scientifica o dobbiamo ancora vederli come invenzioni letterarie? Beh, per me la risposta è abbastanza scontata, cioè io non le considero invenzioni letterarie per quanto ci siano leggende e storie indiane dove i Vimana hanno più connotati mitici che concreti. Il fatto è che noi abbiamo pochissime rappresentazioni dei Vimana, ma abbiamo tante descrizioni, e quello che ci viene descritto è a tutti gli effetti strutture, veicoli
che appunto, come dicevate, potevano spostarsi non solo sulla terraferma o nella nostra atmosfera, ma anche andare oltre, quindi spostarsi di pianeta in pianeta. Un esempio lampante è nella guerra appunto del Mahabharata, quando a un certo momento Arjuna, che sta per perdere questa guerra, si trova in difficoltà, grazie a Krishna, viene prelevato a bordo di un vimana, portato nello spazio esterno, e c'è la descrizione di lui, Arjuna, che vede il campo di battaglia farsi sempre più piccolo, uscire dal nostro pianeta, viaggiare per un certo periodo, poi arrivare davanti a quello che viene chiamato Indraloka, cioè il pianeta di Indra, e la descrizione del Mahabharata è che da e per Indraloka vengono visti migliaia di vimana che entravano e uscivano. Ora, detta così sembra Star Trek, Guerre Stellari, però noi oggi siamo abituati a questo tipo di realtà. Questo testo invece è estremamente antico, almeno 2000 anni, se non di più, perché dobbiamo ricordare che l'induismo, il mondo indiano ha una tradizione orale antichissima. E la descrizione che ci viene fatta di questi velivoli è di velivoli tecnologici, quindi che avevano dei motori, avevano delle armi, potevano essere distrutti e potevano combattere tra loro. Un testo bellissimo che si chiama Samarangana Sutradhara, i nomi indiani non sono mai facili, del 1051 d.C., per cui ha quasi 1000 anni, è un testo di architettura, ma un capitolo, il 31esimo, che consta di 190 pagine, dove si parla dei vimana, di alcune macchine, di alcuni strumenti utilizzati all'interno di questi velivoli, che tra l'altro poi alcune università indiane hanno ricostruito, ma si parla di qualcosa di concreto, di realistico, riproducibile. Uno di questi è un esempio che spesso faccio perché è emblematico. Il Chumbak Mani è una macchina che serviva a generare elettricità per il vimana. Il professor Sharon, docente di nanotecnologie di Bombay, pochi anni fa ha preso questa descrizione, ha tentato di ricrearla, e quello che si è trovato davanti è un pannello solare in forma liquida. Ora noi abbiamo questa descrizione in un testo del 1051 d.C. I primi pannelli solari vengono fuori più o meno in Giappone nel 72-73, anche fossero invenzioni letterarie. Mi chiedo come quasi 1000 anni fa un signor X che ha scritto il Samarangana Sutradhara abbia potuto inventare un qualcosa che era plausibile, realizzabile e creabile, e soprattutto che è stato creato poco più di 40 anni fa. Questi sono forse indizi per alcuni, prove per altri, però ci dimostrano come ci sia una conoscenza profonda in questo mondo, nel mondo indiano, e la stessa descrizione dei vimana, delle loro macchine, ce ne rende pienamente testimonianza. Sì, tra l'altro, parlando di indizi, tu adesso giustamente hai citato questo esempio, ma il discorso di macchine che volano nell'aria, entrano nell'acqua, eccetera, adesso sono state viste, cioè sono state viste e filmate dai marinai della Marina Militare Americana. Quindi di nuovo è un altro indizio. Quindi se ne racconta nei testi di millenni fa, adesso vengono visti, e tra l'altro ci si dice non sappiamo come facciano a funzionare così. Bene, allora vogliamo prendere atto del fatto che ciò che fino a qualche mese fa poteva essere tranquillamente derubricato, secondo me sbagliando, ma derubricato a pura fantasia visionaria degli antichi, ma come dici tu è curioso che poi questa pura fantasia visionaria abbia delle implicazioni tecnologiche così precise. Ma fino a qualche mese fa si diceva, vabbè, quelle cose lì fanno parte dei racconti, dei miti, delle leggende. No, adesso li abbiamo visti. Allora, che differenza c'è? Cioè, perché dobbiamo dire che la Marina Militare Americana ci sta raccontando cose che ha veramente visto e invece gli antichi no? Perché non possiamo prendere in considerazione l'idea che anche gli antichi abbiano visto quelle stesse cose e ce le abbiano raccontate? Perché che bisogno avevano di inventarsene, visto che oltretutto avrebbero inventato un qualcosa di cui non sapevano veramente nulla. Ecco, è questo che secondo me è importante fare oggi, cioè porsi finalmente le domande, perché poi è chiaro, le risposte, le certezze non so quando le avremo,
ma adesso le domande sono legittime. Adesso di fronte a queste domande non si può più ridere o sorridere o fare del sarcasmo, della facile ironia o liquidare tutto con quelle spiegazioni semplici, il pallone sonda. No, 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 non è più così. Stiamo vivendo un altro momento. Allora, visto che noi adesso vediamo le cose che sono state scritte millenni fa, descritte millenni fa, come ci stai dicendo tu, vogliamo provare a metterle assieme e dire che forse, chissà, magari anche allora le vedevano veramente? Beh, assolutamente, insomma, nessuno di noi ha la verità, però è così, nel senso basta fare 2 più 2, poi ci sarà chi continuerà a osteggiare, ma alla fine mi sembra che le prove e le evidenze parlano da sole. Infatti, qui per fortuna siamo, come diciamo spesso, in compagnia di amici con la mente molto aperta e quindi andiamo su un argomento davvero interessante. Vi chiede Leonardo insieme a Mariella, quali sono i riferimenti alla genetica e a gestazioni extrauterine negli antichi testi indiani? Beh, questo è un capitolo praticamente sconosciuto nel mondo della ricerca perché è abbastanza nuovo, ma prendo un esempio tra tanti che è forse il più importante, il Mahabharata, lo citiamo spesso. Nel Mahabharata c'è la guerra tra 2 fazioni, tra 2 famiglie che sono imparentate tra loro, i Pandava che sono i buoni, tra virgolette, e i Kaurava che sono i cattivi. I Kaurava in battaglia arriveranno 100 fratelli che sono gemelli tra di loro, ma è molto interessante il Mahabharata come ci racconta la loro nascita. Praticamente la loro madre rimane incinta, ma per un periodo lunghissimo, cioè sopra i 9 mesi, addirittura ha questa gestazione che dura quasi 2 anni. A un certo momento lei si percuote il ventre e quello che esce dal suo corpo, il Mahabharata, ci dice essere un ammasso grigiastro di cellule organiche. In quel momento arriva un saggio, Vyasa, che è importantissimo nel mondo indiano, prende questo ammasso di carne e cosa fa? Lo divide in 100 parti e lo mette in 100 giare, urne particolari, che hanno un nome particolare, si chiamano Cicciamasa, che letteralmente vuol dire urne della vita. E il Mahabharata ci racconta come queste 100 parti all'interno di queste 100 urne iniziano a svilupparsi, a crescere e a creare dei veri e propri guerrieri potentissimi, fortissimi, che sono i 100 fratelli Kaurava. Ora, anche qua siamo nel discorso che si faceva prima, cioè perché inventare una storia così stramba, strana e assurda quando poi questa stessa storia sembra parlarci appunto di una gestazione extrauterina. Un altro paragone è quello che Modi, il primo ministro indiano, recentemente a Nuova Delhi, qualche anno fa, all'inaugurazione di un reparto di genetica di un ospedale, se ne uscì con una frase che a molti non piacque, ma lui disse sì, ma noi in India facciamo la manipolazione genetica da migliaia di anni. Cioè per loro è normale avere e trovare nelle loro tradizioni riferimenti a gestazioni extrauterine, a manipolazioni genetiche e quant'altro. Ho fatto solo 2 esempi perché se no potremmo andare avanti. La conoscenza e l'applicazione di certe conoscenze nel mondo indiano dell'antichità era, non dico all'ordine del giorno, ma era conosciuta e soprattutto da quello che vi ho raccontato, insomma, vedete come si differisca tantissimo rispetto a quelli che sono le nostre tradizioni più occidentali. Sì, tra l'altro tu di questo in questo libro hai dedicato un capitolo intero proprio alle manipolazioni genetiche, con per esempio particolare riferimento, uno dei sottocapitoli è ringiovanire dalla vecchiaia, no? Che è un qualcosa per il quale io ne ho parlato in uno dei miei video. Stanno mettendo addirittura in piedi una organizzazione con i migliori cervelli mondiali proprio per riuscire a fare questo, cioè ce l'hanno come obiettivo dichiarato, cioè la scienza odierna. E tu qui racconti bene come in realtà queste cose qui sono già raccontate nei testi insomma, dell'antico Estremo Oriente. E quindi anche qui di nuovo com'è che si inventavano quelle cose? Per fortuna il ministro indiano
tranquillamente, ma ripeto, questa è una grande fortuna che loro hanno, anche se poi può suscitare reazioni, eccetera, ma possono parlare con molta più libertà. Tu pensa se un primo ministro italiano dicesse una cosa del genere, cosa succederebbe? No, ma per aggiungervi un'altra cosa carina, per esempio ci sono altre storie, ora non vi sto a fare i nomi perché sarebbero complicati anche per me pronunciarli col mal di gola, ma ci sono altre storie dove si parla di figure, personaggi che a bordo di Vimana, guarda caso, si allontanano dal nostro pianeta e quando tornano loro sono invecchiati poco mentre i loro parenti o amici sono morti. Questi sono effetti relativistici che ci insegna la relatività generale, per cui anche qua com'è possibile trovare questi concetti che noi abbiamo ipotizzato da inizi Novecento con Einstein, li troviamo invece in testi che almeno hanno qualche secolo, ma forse anche di più. Proseguiamo con l'ultima domanda dei nostri amici e poi ci sarà Mauro che direttamente ti chiederà qualcosa. Allora abbiamo Antonella che vorrebbe sapere che cosa successe a Mohenjo-Daro nel 2000 a.C. e quali altri eventi in quel periodo ci parlano di una distruzione simile, se possibile riferimenti a Sumeri e Sodoma e Gomorra. Beh sì, Mohenjo-Daro è una città veramente affascinante. Fa parte di una civiltà che noi quasi non conosciamo in Occidente, che viene chiamata civiltà Arapo della Valle dell'Indo, nata più o meno insieme ai Sumeri e finita all'incirca tra il 2000 e il 1700 a.C. Città-stato, commercianti, commerciavano anche con il mondo sumero, ne abbiamo le prove archeologiche. Mohenjo-Daro era una città che nel 2000 a.C. aveva più di 100.000 abitanti, una vera megalopoli dell'antichità. A un certo momento questa città viene totalmente spopolata, la gente se ne va via e succede qualcosa che nessun archeologo, parlo per via ufficiale, ha spiegato. La città viene abbandonata e dimenticata fino a quando non viene riscoperta nel 1922, quindi quasi almeno 4.000 anni in cui è scomparsa e non si sa più che fine avesse fatto. Già negli anni 70 c'era stato un personaggio, David William Davenport, che si era recato sul posto e si era reso conto che la zona sud di Mohenjo-Daro era totalmente polverizzata e lui e alcuni docenti universitari indiani avevano ipotizzato che Mohenjo-Daro non fosse altro che la Lanka descritta nel poema epico del Ramayana. Io ho avuto la fortuna di andare nel 2012 a Mohenjo-Daro, di vedere con i miei occhi non solo il sito archeologico in Pakistan, ma anche questa zona a sud e per rilevare anche dei campioni. Quello che ne viene fuori è sconcertante. Sia Davenport che il sottoscritto abbiamo fatto analizzare questi campioni. Quello che ne viene fuori è che praticamente la zona sud della città ha visto l'esplosione di qualcosa in quota che ha raggiunto una temperatura vicina e forse superiore ai 2000 gradi per un arco temporale di non più di 4-5 secondi. E questo ce lo dicono le analisi. Non sono meteoriti, non sono vulcani, è stato escluso tutto, viene chiamato evento anomalo. Questo che cosa ci dimostra? Ci dimostra che forse la storia del Ramayana è vera, in cui si parla appunto alla fine di questo libro del viaggio di Rama, che la città di Lanka, che vuol dire l'isola, viene distrutta proprio con l'utilizzo di Tejas Astra, dicono gli indiani. Tejas vuol dire energia, Astra arma, letteralmente armi e energia. Il Ramayana ci racconta appunto che la zona sud di Lanka viene distrutta. Lanka vuol dire l'isola, Mohenjo-Daro si trova a 300 metri dal fiume Indo, che non è la Sieve, che è un torrentello che abbiamo vicino a Firenze, ma ha un letto veramente enorme. La cosa assurda è che nel passato, nel periodo in cui Mohenjo-Daro esisteva come civiltà, praticamente il fiume Indo esondava più volte all'anno e trasformava questa città, Mohenjo-Daro, in un'isola. Quindi il paragone di tanti studiosi che ha portato appunto a sommare l'una e l'altra, con appunto anche l'impiego di armi che non dovrebbero esistere. Nello stesso periodo storico che cosa succede? Noi se ci spostiamo nei territori che studia Mauro,
troviamo Tal el Hammam, che è un luogo che ormai da circa 15-20 anni è stato identificato come la possibile Sodoma biblica, e gli studiosi anche qui rimangono un po' senza parole e soprattutto senza spiegazioni, perché anche qui una zona della città è stata letteralmente polverizzata da qualcosa, usiamo il condizionale, che è esploso in aria, e l'analisi di quelle rocce ci dice a livello ufficiale che le temperature raggiunte sono vicino ai 6.000 gradi, quindi quasi come la corona esterna del nostro Sole. Se ci spostiamo un po' più là, nel mondo della Mesopotamia, tanti studi, come quelli di Buoncristiano o di altri studiosi, ci dicono che ci parlano invece del vento del male, un evento successivo a una guerra tra divinità che nel 2024 a.C. polverizza quella civiltà. Quindi abbiamo lo stesso periodo storico in 3 luoghi differenti, con eventi che ci parlano di guerre tra dei, tra divinità, e eventi che hanno letteralmente distrutto e polverizzato 3 città che poi sono passate nel mito e nella leggenda. Sì, e in effetti la cosa interessante, quella che hai messo in evidenza, è che siamo nello stesso periodo storico, e quindi questo ci racconta di lotte tra le cosiddette divinità che su varie parti del pianeta Terra ovviamente si combattevano per i soliti motivi, insomma, il predominio sui territori. Il discorso del vento del male al quale hai accennato è un discorso interessantissimo, perché ha messo a rischio addirittura la stessa vita delle divinità, e in particolare anche dei comandanti che sulla base dei racconti mesopotamici avevano dato l'autorizzazione per utilizzare quelle armi. E lì si è segnata la fine della civiltà sumera, poi si sono succedute le altre. Noi in questo libro abbiamo dedicato quasi 70 pagine al discorso di Sodoma e Gomorra nella prima parte del libro. Nella seconda parte del libro tu hai parlato delle altre guerre, quindi in realtà siamo veramente all'interno di un racconto storico che o lo hanno inventato tutti allo stesso modo a migliaia di chilometri di distanza, oppure facciamo finta che sia vero, perché sembrerebbe la cosa più logica, o quantomeno secondo più buon senso, pensare che in quel momento, e siamo intorno al 2000, tu hai citato una data esatta, il 2024 o 2025 avanti, intorno a quella data si siano combattute, forse potrebbero essere le ultime guerre nelle quali hanno utilizzato certe loro armi, perché poi potrebbero, come dire, essersi fatti furbi, o comunque aver avuto talmente tanta paura che di lì in avanti hanno preferito far combattere i loro sudditi con, diciamo così, armi convenzionali. Ma che poi in fondo è quello che succede da noi adesso, cioè il mondo è pieno di armi atomiche, è strapieno, ce n'è da distruggere diversi pianeti come la Terra, ma non vengono usate proprio perché chiaramente si sa quale sarebbe la ricaduta. E quindi anche qui non c'è bisogno di fare grandi voli di fantasia. Sembra la descrizione di una situazione che per noi oggi è normale. È chiaro che diventa più difficile pensarla normale allora. Difficile, ma non impossibile. Poi tu hai nominato di nuovo i Vimana e Davenport, e volevo appunto chiederti una cosa. Siccome per quanto riguarda i Vimana in particolare c'è il famoso Vimanika Shastra, che alcuni dicono in realtà è un'opera molto moderna, quindi che valore può avere? Ecco, che cosa puoi dire in merito a questo? Beh, allora sì, è un argomento estremamente dibattuto. Il Vimanika Shastra, con buona pace degli scettici, non è un testo moderno. Se andate anche su Wikipedia, leggerete che è stato canalizzato da un bramino indiano ed è una cavolata immensa. A me fa anche abbastanza arrabbiare continuare a leggere le stesse cose quando ci sono i documenti e le prove che è tutto il contrario, perché Shubbaraya Shastri, che è questo bramino, non ha canalizzato nulla, con tutto il rispetto per chi vive le canalizzazioni, ma lui era il depositario di una tradizione orale antichissima che risaliva a secoli e secoli prima. E questo non sono io a dirlo, ma è lui stesso, perché a un certo momento era diventato nel sud dell'India un personaggio abbastanza noto. C'è un grandissimo scienziato indiano, Jagadish Chandra Bose,
che era diventato una sorta di suo discepolo e gli chiede di scrivere una biografia. Quindi Shastri la fa scrivere al suo figlio adottivo, nome impronunciabile che non vi ripeto, me lo ricordo poco anch'io, e in questa biografia Shastri racconta come appunto lui fosse il depositario di una tradizione antichissima che risaliva quasi alle origini dell'induismo. Il Vimānika Shastra esiste ancora oggi, fu dettato in 23 quaderni da Shastri al suo figlio adottivo e si trova ancora oggi nella biblioteca di Baroda. È una parte di queste antiche conoscenze, e queste antiche conoscenze ci danno i dati che dicevamo prima, ad esempio del Samarangana Sutradhara, cioè conoscenze tecnologiche che erano già impossibili agli inizi del Novecento, ma se diamo per vero, se facciamo finta che il Vimānika Shastra almeno risale al 800 a.C., erano del tutto inconcepibili in quell'epoca. Però è passata ovviamente la voce degli scettici, per cui è un testo falso, un testo moderno. Questo anche perché quando se ne fa una traduzione dal sanscrito all'inglese, questa traduzione è parziale, è fatta male, però per la volontà di mandarli in stampa viene comunque pubblicato. Se uno va a vedere i documenti, e ci sono, io ce l'ho, e come tanti altri studiosi, si vede che la storia è diversa, per cui il Vimānika Shastra è un tassello di un ambito molto più ampio. Per concludere, Shastri non ha dettato solo questo libro, ma ne ha dettati altri 24, si legge da questa sua biografia. Uno di questi è per esempio l'Amsubodhini, si chiama. Questo testo parla delle origini dell'universo, un po' come dicevamo all'inizio, e la cosa assurda è che nell'Amsubodhini è stato preso da un fisico teorico e da un sanskritista indiano, e insieme lo hanno ritradotto e si sono resi conto che quest'uomo degli anni 10-20 del Novecento aveva messo su carta teorie che verranno fuori 40-50 anni dopo. Per cui anche qui è impossibile. È del tutto inconcepibile e impossibile, se non presupponendo che questo signore, questo bramino, che è il corrispettivo dei preti nostri, non fosse realmente il depositario di conoscenze molto particolari. Bene, quindi sono contento di questa spiegazione, che in effetti insomma dovrebbe mettere un pochettino un punto fermo, no? Perché poi sappiamo benissimo, sì, dovrebbe, ho usato il condizionale perché sappiamo benissimo che gli scettici ad oltranza ovviamente non ne vogliono sentire parlare, però con il discorso appunto dei Vimana c'è un personaggio che tu hai nominato nel tuo intervento precedente, che è Davenport, che ci ha lasciato delle rotte del cielo, rotte attraverso le quali, diciamo, questi personaggi sarebbero arrivati qui. Per chi non ne sapesse nulla, vuoi dire due parole su questi studi di Davenport in relazione appunto, perché a me viene in mente il Salmo 24 quando si parla di Yahweh che passando attraverso certe porte raggiunge Olam, e Olam è quel termine che viene erroneamente tradotto con eternità, ma che indica un qualcosa di non conosciuto e che normalmente viene anche indicato come tempo non conosciuto, ma soprattutto, e basta leggere il Talmud, indica spazio non conosciuto, cioè luogo non conosciuto, e nella Bibbia si parla di porte che devono sollevarsi, perché all'interno delle quali passa Yahweh con il suo kavod e poi va in un posto dove ci sono altre porte che si aprono su questo Olam. E quindi la Bibbia è molto sintetica in questo, invece mi pare che Davenport come dire, sia molto più chiaro e molto più esplicito. Ci dici qualcosa? Sì, faccio una piccola premessa. Chi è David Davenport? David Davenport nasce in India nel 48 ed era figlio di una famiglia nobile di latifondisti del tè. Il padre era amico di Gandhi, è stato colui che ha creato, diciamo, i servizi segreti indiani, e giovanissimo Davenport ovviamente va nelle scuole indiane, quindi lui sapeva 14 lingue, tra cui il sanscrito, l'urdu, l'indi. Poi viene mandato come rampollo della sua famiglia in Inghilterra, dove entra nella RAF, arriva in Italia, dove muore giovanissimo, purtroppo nell'84,
però si sposa una donna italiana. Al di là dei pochissimi, l'unico libro che lui ha scritto, io ho avuto la fortuna di conoscere la vedova Davenport e di entrare in possesso anche di suo materiale. In questo suo materiale c'era uno studio bellissimo, appunto chiamato, anche lo vedremo nelle immagini, Carta del cielo del nord, perché lui che cosa aveva fatto? Aveva preso il Surya Siddhanta, che è un testo astronomico indiano tra i più antichi della storia umana, e anche lì, come hai fatto sempre te, lo ha tradotto letteralmente. Cosa dice il Surya Siddhanta? Surya Siddhanta dice il dio Shiva, il dio Vishnu, il dio X, per arrivare sul Buloka, che è il nostro pianeta, il pianeta Terra, non è che compare così di punto in bianco, ha una macchina, ha un Vimana, e questo Vimana deve percorrere delle rotte in quella che è la galassia, e la galassia viene denominata Shishumar, fino ad arrivare appunto sul nostro pianeta. E ci sono varie cose curiose. Nel Surya Siddhanta, ad esempio, si parla a un certo momento di passaggi per i Vimana, un po' come rammentavi te, cioè di luoghi fisici nello spazio profondo in cui il Vimana entra e il Vimana uscirà ad una distanza enormemente più lontana, quasi a farci pensare a un varco spazio-temporale, alla distorsione dello spazio-tempo, un mini buco nero. La descrizione che ne viene fatta è questa, così come si dice che buona parte, questo veramente è affascinante, di queste divinità, usiamo sempre questo termine un po' sbagliato, indiane, vengono da un luogo preciso della nostra galassia, e questo luogo preciso, guarda caso, è Orione, addirittura da un complesso di stelle, quindi di sistemi solari, più o meno nella zona di Betelgeuse, che vengono identificati con il nome di Ardra, che in sanscrito vuol dire sia umido, bagnato che verde. Mi viene da immaginare che chi ha scritto, dato quel nome, sapesse o magari avesse avuto nozione che in questi luoghi c'era forse vita, però buona parte delle divinità di questi esseri che nell'antichità dell'India arrivano, venivano da questa zona circoscritta che è appunto la costellazione d'Orione. E anche qua tantissime tradizioni in tutto il pianeta ci parlano appunto di esseri, divinità e quant'altro che venivano da questa zona, per cui Davenport non ha fatto altro che tradurre un testo astronomico e mettere su carta quelle che erano alcune delle nozioni che lui ci aveva trovato dentro e che ci parlano di passaggi per i Vimana, rotte di Vimana e luoghi da cui una parte di questi esseri proveniva. Beh, sai, questo è affascinante. Affascinante soprattutto se pensiamo al fatto che c'è una parte della scienza che si sta aprendo a queste possibilità. Io penso all'astrofisico Adi Loeb, col quale ho avuto la fortuna di fare un dialogo, un video assieme, il quale è uno dei più importanti astrofisici del mondo, decano di Harvard, il quale sta mettendo in piedi un progetto che si chiama Progetto Galileo, che ha uno scopo preciso: dimostrare scientificamente l'esistenza di civiltà diverse e quindi mantenere viva l'ipotesi che queste ci abbiano già visitato in passato. Ecco, il fatto che menti come queste, così importanti, accademici super accreditati, che si aprono a questo discorso, fanno sì che quello che tu ci hai appena raccontato diventi possibile. Ma io dico diventi possibile soprattutto tenendo presente il fatto che appunto Davenport, come dici tu, ha tradotto un testo e ha detto in quel testo c'è scritto quello, che è sempre la cosa fondamentale, perché purtroppo quando si parla di testi antichi si tende a dire c'è scritto quello ma volevano dire altro, e il volevano dire altro diventa preponderante, cioè si dimentica che cosa c'è veramente scritto. Allora io dico benissimo, libertà assoluta per tutti. Chi vuol dire che volevano dire altro lo dica tranquillamente, però facciamo in modo anche che chi dice hanno detto questo possa essere ascoltato, perché intanto quello che hanno detto lo hanno effettivamente detto. Il volevano dire altro è un'ipotesi. Ecco, tutto lì, tutto lì.
Io direi che insomma abbiamo fatto una gran bella chiacchierata. C'è ancora una domanda, mi dicono, no? Cos'è? Sì, ci sarebbero le conclusioni, nel Ah, senso ok. che abbiamo una raccolta di osservazioni, ma come ti dicevo Enrico, veramente la tua presenza ha suscitato molto interesse. Ne sono felice. Sì, Se come posso proprio. aggiungere una cosa velocissima a quello che diceva Mauro, c'è un personaggio importantissimo della storia della scienza, dimenticato per l'aspetto che vi dirò, che anche lui ha parlato di civiltà extraterrestri. Francis Crick, che è il co-scopritore della doppia elica del DNA, se ne viene fuori negli anni 70 parlando di panspermia guidata, cioè dicendo che una civiltà antichissima ha sparato nel cosmo, chiamiamoli ovuli, chiamiamoli capsule, dove era presente la vita e in quei pianeti in cui poteva attecchire si sarebbe sviluppata. Ovviamente quando lui tirò fuori la panspermia guidata negli anni 70 è stato letteralmente massacrato, per cui poi non ne ha più parlato. Però sono decenni che ci sono scienziati come Avi Loeb, ricercatori in tutto il mondo che ci portano questo tipo di ipotesi, ma la scienza ufficiale ovviamente fa sempre muro. Sì, ritorniamo quindi allora alle conclusioni che sono appunto questa raccolta dei nostri amici e ci dicono, tornando quindi al titolo del vostro libro, La caduta degli dei. Che cosa ci raccontate? Pare che molte tradizioni ipotizzino che queste figure siano partite dal pianeta Terra a seguito di eventi bellici. È possibile però che oggi alcuni di loro siano rimasti qui tra noi, forse ci controllano e le recenti affermazioni del Pentagono sembrano comunque aprire una ipotesi del genere, non se ne sono mai andati realmente. Allora io rispondo molto brevemente. Il giorno che si scoprirà, a parte le citazioni che si possono fare del ministro inglese, canadese, quale dice che ce ne sono nel congresso americano, eccetera, poi queste cose chiaramente bisognerebbe dimostrarle. Io dico semplicemente che il giorno che si dovesse dimostrare che è vero che sono ancora qui, ricordando quelle parole che ho citato all'inizio di quella guida indiana del mio amico farmacista o di Paolo, ecco, il giorno che si dovesse dimostrare che sono ancora qui, io non me ne stupirò. Ricordo che c'è un pastore protestante, quindi uomo di chiesa, quindi persona che ha fede in Dio, che si chiama Barry Downing, che oltre a essere teologo è anche laureato in fisica e che si occupa dei rapporti tra fisica e religione. Lui dice che gli Elohim sono, che la religione mosaica è nata dall'incontro con oggetti volanti guidati da persone intelligenti, che gli Elohim sono ancora qui e che stanno controllando tutto. Io ovviamente non sono in grado di fare un'affermazione di questo genere, rimango con la mente aperta, ma il giorno che si dovesse dimostrare che è così, farò un bel sorriso in assoluta tranquillità. Beh, anch'io come te certezze non ne ho, però se devo darvi la mia opinione personale, per me non se ne sono mai andati. Hanno semplicemente cambiato modo di essere presenti, per cui ci hanno fatto credere, forse come ci raccontano tante tradizioni, anche quella indiana, di essere ritornati da dove venivano, ma in realtà hanno sempre continuato in maniera più sottile, più nascosta e segreta a essere parte della nostra società, della nostra cultura e del nostro pianeta. Insomma, alla fine, se noi abbiamo racconti nel remoto passato che ci raccontano certe cose, arriviamo appunto agli UAV, UAP, UFO, OVNI moderni, la storia, i quadri, le tradizioni del mondo occidentale in particolare ci parlano di questi fenomeni da sempre, per cui probabilmente ci osservano da un altro punto di vista rispetto all'interazione diretta che avevano prima. Ecco, pensa se, diciamo, per i prossimi 2000 anni questi continuano a non svelarsi, no? Facciamo questa ipotesi così di scuola. Tra 2000 anni qualcuno trova queste descrizioni fatte dalla Marina Militare Americana e diciamo lì descrivevano oggetti che andavano fuori dall'acqua, dentro l'acqua. Ci sarà sicuramente tra 2000 anni qualcuno che dirà, bah, vabbè, erano fantasie loro, erano dei visionari. Secondo me la storia potrebbe ripetersi tranquillamente in questo modo e quindi noi manteniamo la mente aperta e facciamo finta che ciò che hanno visto questi qui magari siano già stati visti 2000 o 4000 anni fa.
Facciamo finta, assolutamente. Benissimo, siamo davvero soddisfatti. Grazie Enrico, intanto grazie perché hai mantenuto il tuo appuntamento nonostante una faringite davvero fastidiosa, quindi sei stato eroico. È un Però piacere. ti aspettavano, quindi sarà sicuramente molto seguita questa puntata. Ringraziamo tutti gli amici di Mauro Biglino Official Channel. Ricordiamo che potete seguire i documentari di Enrico su Enrico Baccarini, canale di YouTube. E quindi alla prossima. Ciao a tutti, ciao Enrico. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao a tutti.